Lezione 1. Discorsi tecnici. Ciao Anna, hai seguito le ultime novità in campo scientifico e tecnologico? Sì, è affascinante la velocità con cui le cose si stanno evolvendo. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Esattamente. Siamo di fronte alla scelta tra l'uno o l'altro, tra dispositivi intelligenti o tradizionali. Vero, è difficile tenere il passo. Quale preferisci? Mi propendo per i dispositivi intelligenti, rendono la vita così comoda. E tu? Anche a me piacciono, ma a volte mi manca la semplicità dei gadget tradizionali. Questo era un buon punto. L'equilibrio è la chiave. Quale è un progresso tecnologico che ti entusiasma? Sono davvero interessato alla realtà virtuale. Apre così tante possibilità. Sì, è sorprendente come possa cambiare il gioco e persino l'istruzione. Lezione 2. Allungalo. Buongiorno Anna, ho sentito che lo stretching è ottimo per riscaldare i muscoli prima dell'esercizio. Sì, sembra una buona idea. Aiuta a prevenire gli infortuni. Esattamente. Quali allungamenti fai di solito? Mi piace iniziare con i cerchi delle braccia e gli allungamenti delle gambe. Si sentono benissimo. Sono fantastici. Faccio spesso tocchi con le punte dei piedi e piegamenti laterali. Carino, li trovo davvero efficaci. Hai qualche allungamento preferito per la schiena? Mi piace il tratto Gattomuk. È fantastico sulla mia colonna vertebrale. Ci ho provato. È così rilassante. Hai esplorato gli allungamenti dello yoga? Sì, lo yoga incorpora molti tratti benefici. Adoro il modo in cui combina forza e flessibilità. Lezione 3. Delizie succose. Ciao Anna, ho pensato anche io a tutti i diversi succhi di frutta disponibili. Sì, sono deliziosi e rinfrescanti, soprattutto d'estate. Assolutamente. Adoro un buon succo d'arancia appena spremuto. E tu? Sono un fan del succo di anguria. È così idratante e dolce. Sembra fantastico. Hai provato a mescolare succhi diversi insieme? Sì, ho preparato una miscela tropicale con ananas, mango e acqua di cocco. Wow, sembra una vacanza in un bicchiere. Quali altre combinazioni ti piacciono? Mi piace mescolare la barbabietola e il succo di mela. È terroso e dolce allo stesso tempo. Interessante. I succhi possono essere così versatili e ricchi di sostanze nutritive. Lezione 4. Rimanere informati. Buongiorno Anna, cosa ha attirato la tua attenzione nel recente vertice sul cambiamento climatico? Sono rimasto davvero colpito dall'urgenza dei loro messaggi. È una questione urgente che tutti dobbiamo affrontare. Sono d'accordo. Le statistiche presentate le erano piuttosto allarmanti. Qualche argomento in particolare ti ha colpito? Sì, l'attenzione alle energie rinnovabili è stata stimolante. Dobbiamo davvero spostarci verso fonti sostenibili. Esattamente. È fondamentale per il nostro futuro. Cosa pensi che le persone possano fare per aiutare? Azioni semplici come la riduzione dei rifiuti, l'utilizzo dei trasporti pubblici e il risparmio energetico possono fare la differenza.
Decisamente, ogni piccola cosa conta. Hai apportato cambiamenti al tuo stile di vita di recente. Ho cercato di usare meno plastica e riciclare di più. E tu? Ho iniziato a utilizzare borse e bottiglie riutilizzabili. È bello contribuire. Lezione 5. Pressioni accademiche. Ehi Anna, ultimamente l'ho sentito la pressione sia della nostra università che dei nostri colleghi accademici. Capisco. Può essere opprimente con scadenze e aspettative. Quale pensi sia la parte più impegnativa? Penso che bilanciare tutto, studi, progetti e vita sociale, sia difficile. Tu me lo gestisci? Cerco di rimanere organizzato con un pianificatore. Mi aiuta a dare priorità ai compiti. L'hai provato? Non l'ho ancora fatto, ma penso che potrebbe davvero aiutarmi a rimanere sulla buona strada. Decisamente. Inoltre, non esitare a chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Siamo tutti nella stessa situazione. È vero, collaborare con i compagni di classe può alleggerire il carico. Cosa ti piace di più dei tuoi studi? Adoro apprendere nuovi concetti, soprattutto in ambito scientifico. È affascinante. E tu? Mi piacciono le discussioni nelle mie lezioni. Spesso portano a nuove intuizioni. Lezione 6. Discussioni sulla fede. Ciao Anna, ultimamente ho letto di diverse credenze religiose. Oh, è interessante. Cosa hai imparato? Ho scoperto che i protestanti credono che le persone dovrebbero leggere la Bibbia da sole. Sì, questo è un principio chiave. Dà alle persone il potere di interpretare le scritture personalmente. Esattamente. D'altro canto, i cattolici romani spesso si affidano agli insegnamenti della Chiesa come guida. Vero, hanno una ricca tradizione e gerarchia che influenza la loro comprensione. È affascinante il modo in cui credenze diverse modellano le comunità. Hai esplorato altre fedi? Ho letto del buddismo. La loro attenzione alla consapevolezza e alla compassione è stimolante. È una bellissima filosofia. È piacevole vedere diverse prospettive sulla spiritualità. Lezione 7. Viaggio nei semi di mela. Buongiorno Anna, hai sentito parlare di John Chapman, noto anche come Johnny Appleseed? Sì, ricordo che si diresse a ovest, in Pennsylvania, raccogliendo i semi di mela avanzati. Esattamente. Ha piantato frutteti di mele durante i suoi viaggi, condividendo le gioie delle mele. È una storia così bella. È incredibile come una persona possa avere un impatto così positivo sull'ambiente. Di sicuro. Credeva nella sostenibilità e nella diffusione della natura. Qual è il tuo tipo di mela preferito? Adoro le patatine al miele. Sono così dolci e croccanti. E tu? Mi piacciono le mele Granny Smith. Sono perfetti per la cottura al forno. Yum, le mele sono così versatili. Adoro anche fare la torta di mele. Lo stesso qui. È un dessert classico. Dovremmo organizzare una giornata di cucina a tema mela. Lezione 8. Nozioni di base sul budget. Ehi Anna, con l'avvicinarsi della stagione delle tasse sto cercando di classificare le mie spese. È una mossa intelligente.
Aiuta davvero a comprendere le tue abitudini di spesa. Vedo quanto sia importante. Devo includere i suggerimenti che ho dato agli hotel. Sì, sicuramente. Le mance contano come spese, soprattutto se stai monitorando i costi di viaggio. Grande. Voglio assicurarmi di essere accurato. Su quali categorie pensi che dovrei concentrarmi? Consiglio di scomporlo in elementi essenziali come cibo, trasporti e intrattenimento. Ottima idea. Includerò anche una categoria per risparmi e investimenti. Assolutamente. È fondamentale dare priorità al risparmio. Come tieni solitamente traccia delle tue spese? Utilizzo un'app sul mio telefono. Rende facile registrare tutto mentre sei in movimento. Lezione 9. Approfondimenti sulla posizione. Ciao Anna, sto programmando un viaggio presto. Vedo che ne dici della posizione. È emozionante. Qualche posto specifico in mente? Sto pensando di andare in montagna. Mi piacerebbe un po' d'aria fresca e dei bei panorami. Ottima scelta! Le montagne hanno paesaggi meravigliosi. Hai in mente una catena montuosa in particolare? Sto pensando alle montagne rocciose. Ho sentito che i sentieri escursionistici sono fantastici. Sì, puoi anche goderti la fauna selvatica e paesaggi mozzafiato. Qualche consiglio in merito? Ho sentito che il Glacier National Park è assolutamente da vedere. Mi piacerebbe esplorare i sentieri. Assolutamente. I panorami sono spettacolari. Non dimenticare di portare con te la macchina fotografica. Non lo farò. Catturare quei momenti sarà davvero memorabile. Pianifichiamo un'escursione insieme qualche volta. Lezione 10. Discorso tecnico. Ehi Anna, ho esplorato diversi modi per organizzare i miei documenti. Sembra utile. Stai utilizzando un'app mobile o altro? In realtà li ho stampati a casa. È più facile per me avere copie fisiche. Lo vedo. C'è qualcosa di soddisfacente nell'avere tutto a portata di mano. Cosa stampi di solito? Per lo più documenti importanti, come contratti e rapporti. Mi aiuta a tenere traccia. È intelligente. Preferisco utilizzare un'app digitale. È più conveniente per la ricerca. È vero, ma a volte mi preoccupo di perdere fili online. Esegui i backup dei tuoi documenti. Sì, utilizzo l'archiviazione cloud per questo. È un vero toccasana. Come garantisci che i tuoi documenti stampati siano sicuri? Li tengo in una cartella e la conservo in un posto specifico. È tutta una questione di organizzazione. Lezione 11. Meraviglie d'acqua. Ciao Anna, ultimamente ho letto di habitat naturali. Interessante. Quali habitat hai trovato più affascinanti? Ho imparato a conoscere le zone umide che forniscono acqua tranquilla in cui gli animali possono vivere. Le zone umide sono incredibili. Supportano così tante specie. Hai sentito parlare della loro importanza? Sì, agiscono come filtri naturali dell'acqua e aiutano a prevenire le inondazioni. Esattamente. È incredibile come la natura si riequilibri. Hai mai visitato una zona umida?
Una volta ho visitato una palude. La varietà di uccelli era incredibile. Sembra adorabile. Mi piacerebbe vederlo. Hai fatto qualche foto? L'ho fatto. Catturare quei momenti è stato speciale. La natura è così fotogenica. Lezione 12. Ideali e valori. Buongiorno Anna. Ultimamente ho riflettuto sui nostri ideali. È profondo. Cosa intendi per ideali? Siamo vincolati da ideali che ci spingono oltre il nostro background e ci elevano al di sopra dei nostri interessi. Mi piace quella prospettiva. Sottolinea la crescita e la comprensione. Esattamente. Ci insegna cosa significa far parte di una comunità più grande. Sì, questi ideali possono ispirare un cambiamento positivo nella società. Hai qualche ideale personale che segui? Apprezzo l'onestà e la gentilezza. Guidano quotidianamente le mie azioni. E tu? Credo nell'empatia e nel rispetto per gli altri. Aiuta davvero a costruire connessioni significative. Questi sono ideali essenziali. Creano un ambiente favorevole per tutti. Lezione 13. La varietà è la chiave. Potrei provare diversi hobby o attività ogni settimana. Qualche suggerimento? Che ne dici di esplorare nuove ricette? Cucinare può essere un modo divertente per mescolare le cose. Sembra fantastico. Adoro provare nuovi piatti. Qual è la tua cucina preferita con cui sperimentare? Mi piace il cibo italiano. Fare la pasta da zero è sempre emozionante. È impressionante. Ho sempre desiderato provarlo. Hai preparato dei piatti unici. Sì, una volta ho fatto i ravioli fatti in casa. È stato un po' complicato, ma ne è valsa la pena. Scommetto che è delizioso. Dovrò provarci. Cos'altro possiamo fare per mantenere fresca la nostra routine? Potremmo anche provare diverse lezioni di allenamento o esplorare nuovi posti nella nostra città. Grandi idee. Rimanere curiosi rende la vita piacevole. Lezione 14. Scoperte salvavita. Ehi Anna, di recente ho letto delle tecniche di immunizzazione sviluppate da Louis Pasteur. Interessante. Che impatto ha avuto il suo lavoro sulla medicina? Ha creato vaccini che hanno salvato innumerevoli vite, incluso uno che ha salvato un ragazzo dalla rabbia. Oh, è impressionante. I contributi di Pasteur furono rivoluzionari per la salute pubblica. Sì, ha davvero aperto la strada alle vaccinazioni moderne. Sapevi che morì nel 1895? L'ho fatto. La sua eredità continua a influenzare la medicina oggi. I vaccini sono fondamentali nella prevenzione delle malattie. Esattamente. È sorprendente come il lavoro di una persona possa salvare così tante vite. Cosa ne pensi delle campagne vaccinali? Credo che siano essenziali per la salute della comunità. L'istruzione è fondamentale per garantire che le persone comprendano i loro benefici. Sono d'accordo. È importante combattere la disinformazione e promuovere informazioni basate sulla scienza. Lezione 15. Scappate all'aria aperta. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un weekend fuori porta. Sembra divertente. Che attività hai in mente?
Pensavo che potremmo fare escursioni, fare un picnic in riva al lago e persino noleggiare biciclette per esplorare la zona. Sono idee fantastiche. Adoro stare all'aria aperta. Hai in mente un luogo specifico? Stavo considerando il parco statale lì vicino. Ha bellissimi sentieri e un lago panoramico. Perfetto! Volevo visitare quel parco. Cosa dobbiamo mettere in valigia per il picnic? Porterò panini e snack. Dovremmo anche prendere una coperta per sederci. Bel pensiero! Posso portare della frutta e delle bevande. Sarà rinfrescante dopo le escursioni. Sembra un piano delizioso. Non vedo l'ora di godermi la natura e trascorrere del tempo insieme. Lezione 16. Avventure culinarie. Ehi Anna, com'è andato il tuo recente viaggio d'affari? Ho sentito che è andata bene. È stato fantastico. Ho avuto l'opportunità di incontrare nuovi clienti ed esplorare la cucina locale. Sembra eccitante. Hai provato qualcosa di interessante da mangiare? Sì, ho scoperto un fantastico ristorante locale che serve ottimi frutti di mare. Adoro i frutti di mare. Quale piatto ti è piaciuto di più? Avevo il polpo grigliato ed era perfettamente condito. Posso ancora assaggiarlo. Sembra delizioso. Mi piacerebbe provarlo qualche volta. Hai fatto qualcos'altro mentre eri lì? Ho visitato anche alcune attrazioni locali. La città aveva una ricca storia e una bellissima architettura. Sembra un viaggio a tutto tondo. Mi piace unire l'utile al dilettevole. Lezione 17. Pendolarismo veloce. Buongiorno Anna, sai quanto tempo ci vuole per arrivare al nuovo bar in centro? Ho sentito che ci vogliono circa 30 minuti in autobus. Ci sei già stato? Non ancora. Ero curioso di sapere la tariffa. Sono davvero $3. Sì, è quello che ho sentito. È abbastanza conveniente per una bella esperienza in un bar. Decisamente. Adoro provare nuovi posti. Hai intenzione di andarci presto? Sono? Voglio dare un'occhiata questo fine settimana. E tu? Penso che mi unirò a te. Sarà divertente esplorare insieme. Grande. Possiamo provare i loro famosi pasticcini. Ho sentito che sono deliziosi. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di vedere come sarà il posto. Lezione 18. Delizie per la cena. Ehi Anna, cosa hai mangiato a cena ieri sera? Avevo spaghetti e polpette. Era così confortante. E tu? Ho fatto un soffritto con tante verdure. È uno dei miei preferiti. Sembra salutare. Hai usato qualche salsa particolare? Sì, ho usato salsa di soia e un po' di zenzero. Ha aggiunto un sapore gradevole. Yum! Adoro quando i pasti sono gustosi e nutrienti. Cucini spesso? Cerco di cucinare almeno un paio di volte a settimana. È divertente sperimentare. Sono d'accordo. Mi piace anche provare nuove ricette. Qualche favorito recente?
La scorsa settimana ho preparato un risotto cremoso ai funghi. Si è rivelato fantastico. Lezione 19. Gestione delle attività. Ehi Anna, ultimamente ho organizzato i miei compiti. È intelligente. Come decidi su cosa concentrarti per primo? Stabilisco la priorità dei compiti in base all'urgenza e all'importanza. Mi aiuta a rimanere in pista. Questa è una buona strategia. Hai qualche consiglio su come gestire il tuo tempo in modo efficace? Sì, uso un pianificatore per mappare la mia settimana. Mantiene tutto in un unico posto. Sembra utile. Di solito faccio solo elenchi, ma un pianificatore potrebbe essere migliore. Anche le liste sono fantastiche. Mi piace combinare entrambi i metodi per una maggiore struttura. Potrei provarlo. Potrebbe aiutarmi a rimanere organizzato con i miei progetti. Decisamente, trovare ciò che funziona meglio per te è la chiave. Lezione 20. Cambiamenti salutari. Buongiorno Anna, hai notato qualche cambiamento nella tua salute generale di recente? Decisamente. Ho più energia da quando ho iniziato ad allenarmi regolarmente. È fantastico. Esercizio fisico può fare una tale differenza. Come è andato il sonno? È anche migliorato. Mi addormento più velocemente e mi sento più riposato. È fantastico. Ho letto che l'attività fisica aiuta con la qualità del sonno. Lo fa davvero? Mi sono anche reso conto che ho molte cose che non uso più. Fare ordine può essere rinfrescante. Hai iniziato a organizzare quegli oggetti. Sì, ho intenzione di donare ciò di cui non ho bisogno. È bello lasciare andare. È un'ottima idea. Crea spazio per nuove esperienze di vita. Lezione 21. La gioia di viaggiare. Buongiorno Anna, sono così emozionata per il nostro prossimo viaggio. Hai finalizzato la destinazione? Sì, andremo nelle bellissime spiagge del Messico. Non vedo l'ora. Sembra fantastico. Le spiagge sono perfette per il relax. Quali attività vuoi fare? Voglio provare a fare snorkeling ed esplorare i mercati locali alla ricerca di cibo autentico. Lo snorkeling sarà un'esperienza fantastica. Hai già fatto prima? No, ma ho sentito che è come nuotare in un acquario. Sono ansioso di vedere il pesce. Lo è davvero. E il cibo locale sarà una delizia. Hai in mente qualche piatto specifico? Voglio assolutamente provare ceviche e tacos freschi. Sono così saporiti. Anche quelli sono i miei preferiti. Facciamo un elenco delle cose che vogliamo fare e mangiare. Lezione 22. Nozioni di base sul giardino delle erbe. Ehi Anna, stavo pensando di avviare un orto di erbe aromatiche. Sembra un progetto divertente. Quali erbe stai considerando? Penso al basilico, alla menta e al prezzemolo. Sono ottime scelte per iniziare. Decisamente. Sono facili da coltivare e super utili in cucina. Adoro usare le erbe fresche nei miei piatti. Hai qualche consiglio per il giardinaggio? Assicurati di dare loro molta luce solare e di annaffiarli regolarmente. Fatto!
Quanto tempo pensi che ci vorrà perché crescano? Di solito, puoi iniziare a raccogliere in circa 4 a 6 settimane. Emozionante, vero? Molto. Non vedo l'ora di usare le mie erbe fresche nelle ricette. Lezione 23. Elementi essenziali per la pianificazione del viaggio. Ciao Anna, hai controllato i dettagli del volo per il nostro viaggio? Sì, l'ho fatto. Puoi fornire le informazioni del tuo volo durante la procedura di check-in. È utile. Quando dovremmo arrivare all'aeroporto? Suggerirei di arrivare almeno 2 ore prima del nostro volo. Buona idea. Ci darà tutto il tempo per rilassarci prima di salire a bordo. Esattamente. Inoltre, possiamo fare uno spuntino prima del volo. Cosa pensi che dovremmo mettere nel bagaglio a mano? Raccomando snack, un libro e tutto ciò di cui potremmo aver bisogno durante il volo. Ottimi suggerimenti. Farò una lista di controllo per assicurarmi di non dimenticare nulla. Lezione 24. L'avventura del Maryland. Ciao Anna, hai sentito parlare dell'evento di nuoto nel Maryland? Sì, ne ho letto. Ho sentito che Mary nuotava nell'acqua scura guidata dalla torcia del suo allenatore. Sembra intenso. Ha superato qualche difficoltà durante la nuotata. Penso che abbia dovuto affrontare alcuni ostacoli, ma è riuscita a rimanere concentrata. Oh, deve essere stato emozionante vederla sorpassare Chadwick che veniva sollevato dall'acqua. Lo so, l'intera esperienza deve essere stata snervante, ma allo stesso tempo emozionante. Di sicuro. È sorprendente come la perseveranza possa portare a successo in tali situazioni. Assolutamente. Eventi come questo ispirano così tante persone a superare i propri limiti. Sono d'accordo. Mi piacerebbe assistere in prima persona a qualcosa del genere. Lezione 25. Modelli di migrazione. Ehi Anna, hai notato quante persone dall'Asia si sono trasferite in Australia? Sì, è affascinante come i modelli migratori siano cambiati negli ultimi decenni. Decisamente. L'Australia sta diventando sempre più diversificata con persone provenienti da culture diverse. Arricchisce la comunità con tradizioni e lingue diverse. Esattamente. Hai incontrato qualcuno con questi background? Sì, ho un amico dal Vietnam. Condivide storie incredibili sulla sua cultura. È fantastico. Lo scambio culturale è così importante nel mondo di oggi. Sono d'accordo. Ci aiuta a capirci meglio e ad apprezzare le nostre differenze. Assolutamente. Mi piacerebbe conoscere meglio culture diverse attraverso esperienze personali. Lezione 26. Emozioni pasquali. Buongiorno Anna, sei emozionata per le festività pasquali di questo fine settimana? Sì, tutti hanno pronto il cestino di Pasqua. È un momento di gioia. La caccia alle uova di Pasqua può iniziare presto. Hai pronto il tuo cestino? Io faccio. Ho anche decorato il mio con nastri colorati. E tu? Sto lavorando sul mio. Voglio che sia il più creativo a caccia
Sembra divertente. Hai un piano su come trovare il maggior numero di uova? Farò squadra con alcuni amici per coprire più terreno. Strategia intelligente. È sempre più divertente cacciare in gruppo. Decisamente. Non vedo l'ora di provare tutte le emozioni e le sorprese. Lezione 27. Obiettivi di carriera. Ehi Anna, quali passi stai intraprendendo per raggiungere i tuoi obiettivi di carriera? Insieme ai miei studi, lavoro anche part-time per acquisire esperienza. È un ottimo approccio. Che tipo di lavoro stai facendo? Sto facendo uno stage presso un'azienda di marketing, è stato illuminante. Wow, mi sembra un'ottima opportunità. Ti stai divertendo? Assolutamente. Sto imparando molto sulle strategie e sul lavoro di squadra. È fantastico. Anche il networking è importante, giusto? Sì, cerco di entrare in contatto il più possibile con professionisti del mio campo. Buona idea. Costruire relazioni può aprire nuove porte a nuove opportunità. Lezione 28. Modelli di ruolo. Ehi Anna, sapevi che Johnson aveva un'immagine pubblica positiva? Sì, non solo, ma è stato anche visto come un modello per molte persone. Esattamente. Le sue azioni hanno ispirato così tanti a lottare per l'eccellenza. Cosa pensi che renda qualcuno un buon modello? Credo che sia una questione di integrità e di dare l'esempio. Le persone hanno bisogno di credere in ciò che rappresenti. È vero. Inoltre, essere riconoscibile può aiutare gli altri a connettersi con te. Di sicuro, penso che sia importante condividere anche le tue difficoltà, non solo i successi. Assolutamente. Dimostra che tutti affrontano sfide e va bene. Giusto, hai un modello personale? Sì, ammiro il mio insegnante. È dedita e ci incoraggia sempre a perseguire i nostri sogni. Lezione 29. Cibi preferiti. Buongiorno Anna, quali sono i tuoi cibi preferiti? Oh, adoro la pasta, il sushi e la torta al cioccolato. Queste sono alcune ottime scelte. Lo sono davvero. Hai mai provato a preparare il sushi in casa? Sì, ed è stato così divertente. Ci vuole un po' di pratica, ma ne vale la pena. Sembra fantastico. Anche a me piacerebbe imparare a farlo. Dovresti. È tutta una questione di ingredienti freschi e di una buona tecnica di laminazione. Lo terrò a mente. E i dessert? Hai un preferito? Sicuramente torta al cioccolato. Non riesco mai a resistere ad una fetta. E tu? Sono un grande fan della tesecake. È cremoso e delizioso,